che pensavo solo esclusivamente al mio disturbo alimentare, quindi non riuscivo a parlare con gli altri, a fare attività diverse che non fossero incentrate solo sul disturbo alimentare. Cioè l'anoressia ti inganna costantemente, ti illude banalmente di avere tutto sotto controllo, perché tu hai sotto controllo quello che mangi e ti sembra di essere veramente padrone di tutta la tua vita, ma è tutta un'illusione, cioè è una distrazione da quello che la vita vera è. Ciao, sono Nicolò e noi siamo un gruppo di ragazzi curiosi di scoprire la formula segreta dell'amore per raccontarla con gli occhi del mondo e la voce delle sue persone. E tutto questo è Love Project. Giulia e Beatrice si sono conosciute nella stessa stanza d'ospedale. La stessa stanza d'ospedale dove stavano affrontando un problema che colpisce più di 2,5 milioni di donne in Italia. Quello che al giorno d'oggi è chiamato disturbo alimentare, nel loro caso l'anoressia. Hanno deciso, insieme a degli specialisti, di portare la loro esperienza e la loro storia non solo nelle scuole ma anche nelle aziende, per sensibilizzare ed informare non solo chi può vivere un disturbo alimentare, ma anche chi gli sta intorno. Giulia e Beatrice, insieme alla Fondazione Famiglia Fumagalli, hanno deciso di creare, e quindi loro sono le portavoci e i volti di un progetto che fa proprio questo: sensibilizza ed informa su una tematica sempre più presente nella vita di tutti, ma sempre poco trattata. Giulia e Beatrice quindi sono il volto, le portavoci di Peso Positivo. Noi siamo Giulia e Beatrice e siamo parte di Peso Positivo, che è un progetto che si occupa di fare prevenzione e informazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, che sono delle patologie che negli ultimi anni, hanno iniziato a colpire sempre più persone, soprattutto a partire dal Covid. E l'idea del nostro progetto nasce dalla Fondazione Famiglia Fumagalli, che è una fondazione monzese che da tantissimi anni si occupa di progetti di prevenzione nel merito di questo tema, e che proprio a partire dal Covid ha pensato di intraprendere questa iniziativa sui social per poter intercettare quella che è la fascia più colpita da queste malattie, che è la fascia dei preadolescenti e degli adolescenti. Per cui noi operiamo proprio per questo motivo a partire da Instagram, e poi in realtà dall'online abbiamo iniziato ad intraprendere anche tutta una serie di attività offline di educazione, prevenzione e informazione nelle scuole, nelle aziende e nelle associazioni sportive. E in questo io e Beatrice non siamo da sole, perché appunto oltre alla fondazione e a un'agenzia che ci segue per tutta la parte della comunicazione, siamo affiancate da un comitato tecnico-scientifico composto da quasi una quindicina di esperte nel merito di queste malattie, per cui psicologhe, psichiatre, nutrizioniste, pediatre, ginecologhe, specializzande di vario genere, che lavorano quotidianamente a contatto con queste malattie e che di fatto vagliano e approvano tutti i contenuti che io e Beatrice proponiamo sia per la pagina che per le attività in presenza. Per cui questo è un po', un riassunto dell'organico. E tu ti chiederai, ma perché fate parte di Peso Positivo? Perché io e Giulia abbiamo sofferto di un disturbo alimentare, abbiamo sofferto di anoressia e ci siamo conosciute proprio durante il percorso di cura e di guarigione. Eravamo compagne di stanza appunto nell'ospedale in cui eravamo ricoverate, e diciamo che il nostro rapporto è sempre stato un rapporto un po' diverso rispetto agli altri che abbiamo incontrato in ospedale. È sempre stato un rapporto di supporto e fiducia, anche perché in ospedale è facile cascare nella trappola del confronto, ma io e lei ci siamo sempre supportate fin da subito, e quindi è stato anche quello, oltre ovviamente al percorso di terapia con gli esperti, ad aiutarci ed andare avanti. Cos'è che, domanda ovviamente per entrambe, la cosa che vi ha colpito subito l'una dell'altra? Che hai detto, no? Non c'è stato mai il confronto, ma ci siamo supportate. Raccontatemi un attimo da cosa è stata anche scaturita questa cosa. Secondo me entrambe avevamo comunque voglia di vivere sotto sotto in fondo, e quindi avevamo tutte e due delle passioni che ci hanno permesso in ospedale comunque di
andare avanti e di supportarci. Lei per esempio suona e suonava il pianoforte. Io ho praticato twirling a livello agonistico per un sacco di anni. Spiegami per favore, scusami. Male. Giusto? È uno sport simile alla ginnastica ritmica, Ok. però c'è solo un attrezzo, cioè sono le majorette, però giusto per farti capire. E quindi diciamo che fare queste attività ci hanno permesso un po' di uscire dall'ospedale anche solo idealmente. Sì. Vero? Cioè, direi- secondo me, esatto, cioè, ci siamo proprio incontrate come due anime creative, cioè poi ognuna con la sua, diciamo, sfaccettatura diversa, però io ho impresso proprio nella mente quel pomeriggio in cui io mi sono messa a suonare e tu ti sei messa a fare Vero. come si dice, delle mosse col sì. bastone del twirling. E, sì, cioè secondo me si sono proprio incontrati questi due mondi. E poi appunto entrambe avevamo tanto desiderio di vivere, Sì. per cui Cioè, nonostante tu sia divisa comunque a metà tra il fatto di non voler guarire e guarire, quella parte nostra ha prevalso Sì. e siamo legate molto. Allora, una domanda che in realtà due, ma ve ne faccio una per volta. Come siete riuscite cioè a me mi ha colpito molto il fatto che ti hai detto del confronto e del supporto, no? Come vi siete supportate fra di voi? Cioè durante il periodo in ospedale, cioè, com'è che è scattata questa cosa del lei è una persona che posso supportare e che mi può supportare invece di la vedo come un confronto? Com'è che vi siete aiutate? cioè nel pratico secondo me banalmente io mi ricordo che noi ci davamo degli obiettivi in comune, cioè tipo oggi arriviamo in sala da pranzo e ci proviamo insieme, oppure ci davano la possibilità di fare delle uscite pomeridiane in coppia e cioè sceglievamo proprio di fare delle azioni concrete insieme, però più che nel pratico secondo me è stata una cosa che è proprio passata anzitutto attraverso il rapporto, cioè noi siamo diventate amiche, ci siamo volute bene e da quello poi è scaturito tutto il resto. Cioè sarebbe stata una forzatura, secondo me, guardarci a vicenda come appunto entrando in questa competizione malsana che è purtroppo la normalità e la quotidianità in reparti dove si curano questo genere di malattie, perché i disturbi alimentari vengono definite delle malattie egosintoniche, cioè significa che la persona che ne soffre è come se sovrapponesse la propria identità con la malattia. Il contrario di egosintonico dovrebbe essere distonico, tipo, adesso dirò una cavolata, magari mi correggerete. Le malattie distoniche sono quelle che nel momento in cui sorgono, tu vuoi liberartene, ok? Quelle egosintoniche all'inizio non si manifestano come un problema effettivo, ma nel caso per esempio dei disturbi alimentari quasi come una soluzione, cioè diventano delle sorte di meccanismi per elaborare delle altre situazioni. Se tu leggi la malattia in questo modo e soprattutto ti identifichi con la malattia, cioè sovrapponi la tua identità e la tua personalità con il sintomo, fai fatica a percepire i tuoi comportamenti come qualcosa di sbagliato e nel momento in cui ti ritrovi di fronte a qualcuno che soffre come te è come se dovessi affermare ancora di più che quella è la tua identità e non quella dell'altro, per cui spesso la competizione scatta proprio per dire, riassunta male, è sono più malato io, ok? È più grave quello che sto vivendo io, ma che alla fine è semplicemente un tentativo un po' sbilenco di affermarsi, cioè di poter dire io, che nella malattia si traduce in una competizione e quella purtroppo è la normalità in quel genere di reparti. Per noi non è scattata proprio perché secondo me la prima cosa che è scattata è stata proprio un'amicizia, ma è stata una fortuna, cioè perché noi siamo finite in camera insieme per caso, Sì. non è che qualcuno abbia scelto, anche perché i reparti che curano i disturbi alimentari sono strapieni. Quando eravate in camera? Noi eravamo in due. Ah, ok. Sì. Secondo me Però tutto il reparto
In totale Una una ventina? ventina, sì, secondo me sì. C'è un numero massimo di persone Sì. per camera, ok. Sì, sono Sì, tutte sì. camere doppie. Ah, ok. Sì, sì. sono Ma camere doppie. singole, cioè, curiosità, cioè, Sì, no? forse qualcuna, dipende ovviamente dalla Mm, situazione della Ok. persona in sé, sì, sì, sì. sì. Io per esempio sono stata magari diverse volte in ospedale e ovviamente ho cambiato più ragazze come compagne di stanza, ma mai ho trovato il rapporto che ho trovato con Giulia, quindi è stata una fortuna dopo che ci siamo incontrate. Vi siete mai sentite sole durante il periodo in ospedale? Io sì. Mm. No, nel periodo in ospedale non... Ok. No, Nel periodo invece totale ok. sì. Cioè, secondo me è stato il periodo di solitudine più forte che io abbia mai sperimentato. Sì, ma io comunque ero circondata da persone, però sei totalmente presa dalla malattia, da quello che devi controllare, quindi il cibo e il corpo, che poi non riesci a connetterti effettivamente con le persone che ti sono vicine. Quindi non fisicamente, ma mentalmente sì, vivi un momento proprio di apatia. E mi potete, cioè, descrivere, per farmi capire, cioè, la solitudine che vivevate in quei momenti? Cioè, da cosa era dovuta? Cioè, come vivevate anche la solitudine? Vai. No, ma in realtà appunto a me, cioè le mie amiche, io avevo anche un fidanzato, la mia famiglia mi è sempre stata vicina. Io non ho sofferto il fatto magari di rimanere da sola fisicamente. È stato, cioè il sentirmi proprio sola, io con me stessa, perché pensavo solo esclusivamente al mio disturbo alimentare, quindi non riuscivo a parlare con gli altri, a fare attività diverse che non fossero incentrate solo sul disturbo alimentare. Quindi è proprio una cosa personale e emotiva, la solitudine che ho sentito in quel momento. No, io invece ero proprio da sola sotto tanti punti di vista, cioè soprattutto nel periodo prima di entrare in reparto, i medici che mi seguivano mi avevano impedito di andare a scuola per più di un mese, cioè tra dicembre e gennaio, togliendo le vacanze di mezzo, io avevo smesso di andare a scuola su loro indicazione per ragioni di salute, di fatto. E, e no, io lì avevo passato veramente un momento molto difficile, posto che ero piccola, cioè io ero in seconda superiore quando è successo, per cui avevo 15 anni. I miei amici mi avevano completamente lasciata da sola, ma perché effettivamente a 14-15 anni, secondo me, hai poca coscienza di quello che accade alle persone attorno a te, o comunque sicuramente le persone che io avevo vicino non avevano coscienza di quello che mi stava accadendo. Eh, e avevo vissuto dentro un grande isolamento, cioè io passavo le giornate a casa da sola, comunque il rapporto con la mia famiglia si era anche incrinato perché giustamente tutti soffrivano del fatto che io soffrissi e per me il senso di solitudine più grosso era dato dal fatto che io avevo la percezione proprio granitica che nessuno potesse capire quello che stavo vivendo. Cioè nessuno poteva capire come io mi sentivo. Io mi sentivo sola nel mondo proprio per questo. Cioè pensavo comunque nessuno in fondo può capire il dolore che ho dentro. Per cui per me la solitudine era proprio data, sembra una cosa paradossale da dire, però da un'assenza totale di compagnia rispetto alle domande di senso che avevo. Cioè mi sentivo sola per questo. Condividi quello No, quello sì, appunto anch'io mi sentivo sola, ma mi sentivo strana. In quel periodo non si parlava tanto di disturbi alimentari. Sono passati comunque più di circa 10 anni e non si parlava di disturbi alimentari in questo modo e quindi io mi chiedevo, ma perché? Primo, perché ti sta succedendo questo e perché gli altri, come per esempio i miei compagni di scuola, riescono ad avere una vita tranquilla e io no. Quindi in quel senso anche io mi ci ritrovo in quelle parole, nel senso proprio di solitudine
e paura che gli altri non mi potessero capire. Se voi poteste descrivere con una parola sola l'anoressia, quale sarebbe? Porca vacca, una sola. Ne puoi dire anche 35. Secondo me è subdola, cioè la parola che mi viene in mente è subdola, perché è una malattia che appunto magari gli altri non vedono. Molte persone che soffrono di un disturbo alimentare possono essere anche normopeso e quindi è una malattia molto nascosta che prende piede piano piano con i mesi e quindi secondo me è proprio subdola perché non si vede e non si vede la sofferenza che hai dentro. Io direi anche la parola illusione, cioè l'anoressia ti inganna costantemente, ti illude banalmente di avere tutto sotto controllo, perché tu hai sotto controllo quello che mangi e ti sembra di essere veramente padrone di tutta la tua vita, ma è tutta un'illusione, cioè è una distrazione da quello che la vita vera è. Però sì, subdola risuona molto bene anche a me. E da cosa sono derivanti i disturbi alimentari in generale? Cioè, cos'è che, una cosa che mi può saltare all'occhio è il confronto o quello dove la società ti porta, no? Cioè, ora magari sbaglio, però per esempio le modelle che devono essere di un certo tipo, magari quello può essere devo diventare quei modelli che ti vende la società, no? E per poterlo diventare poi entri in un loop, possiamo definirlo così, che magari ti porta poi fuori strada e fuori obiettivo. Però questa è una mia idea da esterno. Secondo voi invece? No, cioè, io spesso penso questa cosa, se la colpa fosse solo del mondo della comunicazione, soffriremmo tutti di disturbi alimentari, perché siamo tutti quotidianamente bombardati da quelle immagini estremamente idealizzate che di anno in anno propongono sempre dei canoni estetici diversi e puntualmente irraggiungibili. I disturbi alimentari sono definiti proprio clinicamente delle malattie multifattoriali, cioè significa che le possibili cause di insorgenza e di mantenimento sono diversissime. Una delle specializzande che lavora con noi spesso ci racconta quando andiamo nelle scuole che durante una lezione del suo, penso, master per specializzarsi nella cura dei disturbi alimentari, a una certa lei e i suoi compagni di corso si sono messi a elencare su una lavagna tutte le possibili cause scatenanti che avevano studiato nel corso degli anni e hanno scritto più di 120 cause. Ora, non sono tante le malattie di cui tu puoi intercettare almeno 120 cause possibili. E soprattutto, quando hai a che fare con un disturbo alimentare, non puoi neanche dire è quella causa lì specifica che ha condotto, ma è il mix di più fattori che si concentrano. Per cui sì, la società che promuove degli standard estetici irraggiungibili è una cosa che sortisce determinati effetti se abbinata a tutta un'altra serie di condizioni di fragilità, vulnerabilità, scarsa autostima da una parte, ma le cause possono essere veramente delle più disparate. Ci sono dei fattori per esempio traumatici di cui tenere in conto. Una cosa di cui si parla pochissimo è per esempio l'incidenza che la violenza di genere, in particolare per quanto riguarda storie di molestie, abuso e violenza domestica, hanno nello sviluppo di un disturbo alimentare. C'è tutta una letteratura scientifica su questo tema di cui sentiamo parlare pochissimo, ma le vittime di abusi e violenze domestiche hanno una percentuale, diciamo, di possibilità di sviluppare un disturbo del comportamento alimentare molto più alta della media. O per esempio le persone vittime di bullismo, oppure altre statistiche ci spiegano come le persone appartenenti alla comunità LGBTQ+, sono più soggette a sviluppare dei disturbi legati alla sfera dei disturbi alimentari, non tanto per l'appartenenza alla comunità in sé, ma perché le persone della comunità LGBTQ+, sono più soggette mediamente a fare esperienze di rifiuto, di discriminazione, di bullismo, di offese per il proprio orientamento, per la propria identità e via dicendo. Però, come dire, ogni volta che si intercetta una causa ce ne sono tante altre di cui tenere in conto. Per cui è
è veramente un mondo... Tipo l'iceberg, Sì, cioè vedi la punta e basta. esattamente, cioè tu vedi una punta e poi sotto... Ma anche banalmente se pensi alla famiglia. Io Esatto. ho un fratello e molto spesso si pensa che un disturbo alimentare sia a causa del rapporto malsano, magari con la mamma o il papà. Però non è sempre detto, perché io ho un fratello e non ho mai sofferto di un disturbo alimentare, quindi ci sono una serie di fattori che possono innescare, come abbiamo detto, un disturbo del comportamento alimentare. È un mondo... Sto capendo un mondo, quando sto zitto è perché ragiono. E, una domanda mi è sfuggita. Ne faccio un'altra. Come poter parlare a dei coetanei, no, quando andate nelle scuole, no, a dei ragazzi che, per quanto ho capito, voi avete sviluppato, diciamo, se questo è il termine giusto, un disturbo alimentare durante le scuole, no? Tu Io te te dicevo. me l'hai confermato poco fa. Cioè, come poter parlare a quelle persone dell'età in cui voi poi vi siete ritrovate a dover affrontare un tipo di problema del genere e poterli parlare per sensibilizzare di un disturbo alimentare. Cioè, cosa vi provoca a livello emotivo? Cioè, io una cosa a cui penso spessissimo è, in questo momento io di fronte a voi sono quello che io non ho avuto. Cioè, quando io ero al liceo nessuno è venuto a parlarmi dei disturbi alimentari come noi cerchiamo di fare nelle scuole. Per cui quando sono davanti ai ragazzi penso sempre, ma io cosa avrei voluto che i miei compagni di classe potessero capire, intercettare, come avrei voluto essere trattata. Madonna, questi tempi verbali difficilissimi. Eh, per cui penso sempre a questo, cioè noi stiamo cercando di essere una cosa che noi non abbiamo avuto quando stavamo male. E poi è incredibile incontrare i ragazzi perché oggi tu hai a che fare con una generazione, che è quella oltre la generazione Z, perché sono proprio lì, che ha una consapevolezza già fondatissima e profondissima di tutto ciò che concerne la sfera della salute mentale, però non ha gli strumenti critici per affrontarla. Quando tu entri nelle scuole e parli di ansia, depressione, disturbi alimentari, eccetera, i ragazzi annuiscono, cioè sanno di che cosa si parla, però poi gli mancano tutti gli strumenti critici. E quindi è una fortuna questa prossimità tematica, cioè che non ti guardano con degli occhi che non capiscono nulla, sanno di che cosa stai parlando, ma hanno anche bisogno di qualcuno che li aiuti a mettere a fuoco. Per cui, cioè, a me muove sempre questo, pensare di poter essere per loro qualcosa che io avrei voluto e che però non c'era quando stavo male io. E noi andiamo anche nelle aziende, quindi parliamo a un target più adulto e è un po' la stessa cosa. Io penso, cavoli, sto dando le informazioni e l'opportunità di capire che cosa sono i disturbi alimentari a dei genitori, quando molto spesso i nostri genitori, quando eravamo malate noi, non avevano tutti questi strumenti, queste informazioni. Quindi è un aiuto bilaterale, sia per chi ci è passato, ma anche per gli adulti. E la cosa che mi piace molto è che voi fate sensibilizzazione soprattutto, per quello che ho capito, sulle persone che stanno intorno Sì, esatto. alla persona che ha il disturbo alimentare, che è una cosa assurda in positivo, perché è una cosa che non avrei mai pensato, cioè di solito si cura la persona che soffre di qualcosa e non si pensa mai al contorno. E, come, cioè voi tendenzialmente qual è il vostro, tra virgolette, consiglio a questi genitori, alle persone che stanno intorno, alle persone che soffrono di un disturbo alimentare? Beh, diciamo che quando parliamo a un genitore diamo sempre dei consigli proprio pratici anche a livello comunicativo. Per esempio, diciamo sempre di non focalizzarsi sul cibo, sul corpo, ma su come sta realmente la persona e usando quindi una comunicazione, cioè, gentile ed empatica
e magari trovando anche delle attività che non hanno a che fare con col disturbo alimentare, quindi non so, andare a fare una passeggiata o fare qualcosa di creativo insieme. E diciamo che è molto importante supportare chi sta avendo un disturbo alimentare con pazienza e gentilezza, perché i disturbi alimentari sono percorsi di guarigione lunghi. Mediamente si dice che dalla presa in carico ci vogliano circa 5 anni di guarigione, di cura. Quindi diciamo che allenarsi anche ad essere gentili e pazienti con chi stiamo supportando cioè, è un ottimo punto, ma allo stesso tempo essere gentili e pazienti anche con noi stessi, perché anche supportare chi ha un disturbo alimentare è veramente difficile. Quindi direi questo. E poi cerchiamo sempre anche un po' di decostruire tutta una serie di stereotipi che Certo. ci sono attorno a queste malattie, perché per esempio nel caso dell'anoressia nervosa, che è uno dei 3 disturbi alimentari più diffusi assieme alla bulimia nervosa e al binge eating disorder, che in italiano viene tradotto come disturbo d'alimentazione incontrollata, un pregiudizio molto radicato rispetto all'anoressia nervosa è che l'anoressia corrisponda a un corpo in gravissimo sottopeso, no? Per cui noi nell'immaginario comune abbiamo quest'idea che fino a quando non hai di fronte un corpo effettivamente gravemente magro, non ti poni il problema. Se l'anoressia è quella, io fino a quando non vedo un corpo così tanto sofferente non ho da pormi delle domande o da farmi dei problemi. Quello che noi cerchiamo di insegnare è che quando un corpo cambia, quindi inizia a manifestare i segnali dei sintomi, nella persona certi pensieri e certi sintomi sono già in azione da tantissimo tempo. E noi cerchiamo di educare i genitori e i compagni di classe, di sport, insomma i coetanei, a cogliere proprio questi, cioè aspettare che un corpo inizi a gridare aiuto fallimentare, perché il corpo cambia dopo tanto tempo che tanti sintomi sono già in azione. Per cui noi cerchiamo proprio di educare a cogliere tutta quell'altra fetta del disturbo alimentare che è quella che nessuno vede, che riguarda tutta la sfera emotivo-relazionale, perché nella vita di una persona che soffre di un disturbo alimentare succede questa cosa, cioè è come se da un momento all'altro qualcuno spegnesse la luce, per cui viene meno la voglia di fare qualsiasi cosa, l'interesse per delle passioni, perché tutto della vita è assorbito esclusivamente nel sintomo. Per cui noi magari ci ritroviamo davanti delle persone che un tempo erano solari, vivaci, eccetera, che da un momento con l'altro in un certo periodo iniziano a mollare gradualmente sulle loro passioni più grandi o che iniziano a vivere quello che fanno dal di dentro di un'ottica magari performativa ed iperperfezionista, oppure al contrario, cioè degli esempi molto banali, gente che inizia a vivere lo studio come un metro di misura di sé, no? Per cui se io non prendo 8-9 nella verifica sono un fallimento, oppure gente che magari è sempre stata appassionata allo studio che da un momento all'altro non riesce più a farlo e molla completamente la presa. Il tema dell'abbandono scolastico è un tema per i disturbi alimentari. Una passione per lo sport che si trasforma in un'agonia, oppure gente molto appassionata di sport che si ritrova a mollare il proprio sport, cioè si spegne la vita quando entra un disturbo alimentare e non c'è più spazio per nient'altro che non sia la malattia. Noi cerchiamo di insegnare a cogliere questi segnali, gente che magari si ritrae dalle relazioni, dalle situazioni sociali, magari soprattutto quando c'è di mezzo del cibo. Per cui se i miei compagni di classe mi invitano a mangiare la pizza il sabato sera, io non vado perché sono terrorizzato dall'idea di dover mangiare di fronte a loro. Però se invece magari mi dicono andiamo al cinema, sono più propenso ad andare. Imparare a cogliere questi segnali è cruciale perché è proprio il pezzo dell'iceberg che non vediamo, perché noi pensiamo che da vedere ci sia solo il corpo deperito, il corpo sofferente, ma prima e quindi sotto c'è molto di più. Avete mai ricevuto perché prima parlavi di bullismo, no? Avete mai ricevuto dei commenti negativi, definibili anche con bullismo, che hanno aiutato a entrare, diciamo, ad iniziare, diciamo, questo percorso poi dei disturbi alimentari? No, cioè in realtà no, io non ho mai ricevuto commenti negativi. Forse posso dire che ci sono state, ma dopo, quindi il disturbo alimentare, durante il percorso di guarigione,
delle frasi un po' triggeranti che magari mi hanno fatto star male, però commenti negativi o come atti di bullismo no. Magari quando sono uscita dal ricovero, spesso magari le persone mi dicevano ti vedo bene, stai bene. Ecco, quella è una frase proprio classica che tu dici involontariamente per dare supporto all'altra persona, però per chi sta affrontando un percorso di guarigione da un disturbo alimentare è molto forte perché la prendi e pensi, ah ok, adesso sono aumentata di peso, allora sono guarita. Quindi sono state frasi anche dette magari dalle nonne, dalle amiche, che ti dicono proprio con tutta la naturalezza e la spontaneità per supportarti, ma tu le prendi un po', diciamo, male. Quindi sì, infatti è molto importante, come abbiamo detto prima, la comunicazione. No, io quando ero piccola invece ho ricevuto dei commenti sul mio corpo da parte di alcuni membri della mia famiglia e dei compagni di classe. Vabbè, perché io ero una bambina alle elementari, leggermente in sovrappeso, ma perché a me piaceva tantissimo mangiare. E mia mamma mi racconta sempre di questa scena di io da piccola che a 3 anni vado da lei e le dico tipo, mamma, lo sai qual è la roba più bella del mondo? E lei pensava i tuoi fratelli, la mamma, il papà, io la guardo negli occhi e faccio mangiare. E mi ricordo che spesso io venivo presa in giro per il fatto che avevo un po' di pancettina da alcuni membri della mia famiglia, in quei classici contesti terribili tipo il pranzo di Natale o Terrificante, il prendete all'olio. pranzo della domenica. Oppure anche da dei miei compagni di classe delle elementari, da delle mie compagne di classe delle elementari, sempre per questo motivo qua. A volte sono stata presa in giro perché io ho indossato il corsetto per la scoliosi per 10 anni e a volte mi hanno preso in giro per quello, ma in realtà mi pesava molto poco perché io ero molto autoironica su quel tema lì. Eh, Commenti infelici nel periodo in cui stavo male da parte di alcuni miei compagni di classe che avevano commentato la mia perdita di peso in un modo che aveva, secondo me, tipo malmente aggravato o accelerato lo sviluppo di certi sintomi. Però tipo io sì, cioè io ho ricevuto tanti commenti spiacevoli, però secondo me è sorprendente anche vedere come da una differenza di storie, no? Come quella mia e quella di Beatrice, cioè sono due storie completamente diverse eppure abbiamo sofferto della stessa cosa. Questo secondo me rende ancora più l'idea di quanto siano malattie stratificate, complesse, intrecciate, cioè abbiamo due background completamente diversi, eppure, E secondo voi esiste un legame fra il cibo e le emozioni? a voglia. Sì. 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 Io direi soprattutto in positivo, in realtà, per alcune cose. O forse ora lo posso dire soprattutto in positivo. Cioè, banalmente penso, per me ci sono dei cibi stupidissimi legati a dei veri e propri affetti. Cioè, penso, è una cavolata, però il rapporto con la mia nonna passa attraverso il modo in cui lei mi prepara certi piatti. Cioè, per me certi piatti fatti dalla mia nonna hanno un valore emotivo e affettivo che non ha nient'altro. Una certa pasta che mi prepara la mia mamma ha un valore emotivo e affettivo. Però ora posso dirlo in positivo, quando stai male è l'esatto opposto, cioè il cibo è proprio un simulacro in cui tu investi tutta una serie di emozioni e fatiche psicologiche. È uno strumento che ti permette di sentirti potente perché riesci a controllare il cibo, riesci a perdere peso e quindi ti senti forte e invincibile all'inizio della malattia. Però rispetto appunto al lato positivo del cibo, mi è venuta in mente stamattina mia mamma è entrata in casa con la brioche che mi prendeva sempre, mia nonna che adesso non c'è più. E quindi mi è proprio venuta in mente lei, infatti ho detto a mia mamma che mi era venuta in mente la mia nonna che ormai non c'è più e quindi sì. C'è un cibo che associate, ora mi ha fatto venire in mente, no? Un cibo che associate a qualcosa di bello.
Sì. Ma un ricordo, cioè qualcosa di vero nel senso inteso come un ricordo dell'infanzia, anche, che ne so, l'odore di un cibo. Io ne ho tantissimi. Cioè, eh, allora io penso, è veramente una cavolata, però per me il melograno sbucciato. Te lo giuro, allora, in vita mia ho mangiato di tutto, ma il melograno... Ma come? Mi dici, guarda... No, perché la Non mia l'hai mai nonna, mangiato? il melograno Allora, cioè, mi Eh. ricordo il sapore che ha, però cioè, per me è un frutto che non mangio mai. No, Ma comunque, io il melograno lo mangio solo se me lo sbuccia la mia nonna, perché la mia nonna lo fa con una cura, per cui ogni granellino è pulitissimo e perfetto. Oppure un altro cibo che io associo, cioè, a delle cose molto belle è la crema catalana che fa mio papà, perché mio papà ha origini di Barcellona. Oppure un piatto che dici, non è neanche così tanto buono, però la pasta con i broccoli. Per me, quando la prepara la mia mamma, è proprio... Però capite, è proprio... non è il piatto in sé, Sì, esatto. è da chi deriva. Perché il melograno sbucciato comprato al supermercato non ha lo stesso sapore del melograno sbucciato dalla nonna. Per cui... se in un mondo parallelo qualcuno vi facesse la proposta di... facesse questa proposta, 2 punti. Te non hai mai sofferto di un disturbo alimentare, quindi tutto quello che è il malessere, anche che una persona può avere tutt'oggi in riferimento a quel periodo lì, non esiste più, però allo stesso tempo perdi anche tutto quello che hai guadagnato a livello di insegnamento, a livello di... durante quel periodo. Accetteresti o no? No. No, neanch'io. Perché? Cioè, può essere una frase fatta, però cioè, io se sono arrivata fino a qua e sono Beatrice anche per quello che ho imparato e quello che ho vissuto, quindi nonostante tutte le difficoltà, tutti i pianti di quegli anni, mi hanno insegnato qualcosa e io non cambierei niente. Sì, anche io non scambierei mai quella che sono oggi per togliere quello. E poi questo non leva tutto lo struggimento e Certo. anche il mistero rispetto al fatto che certe cose capitino nella vita. Cioè, a volte a me sta proprio sulle palle pensare, ma perché doveva succedere a me? Ma perché non poteva essere più semplice? E poi dico, ma io sono fiorita così tanto dal di dentro di una ferita così grande che non la scambierei con niente. E poi sono io, cioè... Poi non ci saremmo conosciute. Esatto, non ci saremmo manco conosciute, no, assolutamente Cioè, no. io diciamo che volevo... la prima cosa a cui ho pensato è quella, voi ci avete pensato in No. fondo. Comunque, Se voi poteste tornare all'inizio, alla radice da quando poi è iniziato il vostro percorso, no, della malattia, cosa vi direste o cosa fareste? Se vi trovaste davanti se- non la come si dice? La voi stessa? Come si dice? Sono ignorante, no? no, è giusto. La voi... quello è vero. Cioè, se trovaste davanti la voi stessa... Beatrice e Giulia. Sì, esatto. Cosa fareste o cosa direste? Oddio, è bello complicato. Ci puoi pensare, non è... Io direi questo, cioè proprio nell'ottica di non evitare comunque il passaggio attraverso quella roba lì. Per cui non è che gli direi fermati, non fare niente di tutto questo, starei malissimo. No, sapendo Sapendo che andrà così. Certo. Io le direi queste cose. Fidati di chi sta cercando di guidarti, perché io all'inizio non volevo ascoltare per niente i medici che mi seguivano, e poi le direi trova una passione, aggrappatici fino in fondo e stai lì. Perché io quando penso alla mia storia penso in ultimo quello che mi ha permesso non di guarire in senso sensazionalistico, però di intraprendere sul serio il percorso di guarigione, di fidarmi di quello che mi stava accadendo, è stato trovare qualcosa nella vita che mi facesse vibrare più di tutto il resto.
cioè qualcosa che reggesse l'urto della malattia, che è un urto distruttivo. E per me è stato individuare una passione che in quegli anni e ancora oggi è stata la musica. Per cui le direi proprio fidati di quella cosa lì, cioè aggrappatici e vacci fino in fondo. No, io mi abbraccerei un pochino, onestamente, e mi direi che ci saranno momenti in cui penserai di non farcela, penserai che da un disturbo alimentare non si potrà mai uscire, però con il tempo, con gli esperti, con le persone che ti sono vicine, ce la potrai fare, potrai veramente essere libera e anche felice. Ultima domanda. Assurdo, siamo già all'ultima. Vabbè, è praticamente 50 minuti. Porca vacca. Cosa significa amare secondo voi? Aiuto. Love Project, quindi. Esatto, ci sta. Non è facile neanche questa domanda. Io direi amare, secondo me, è proprio, cioè, entrare in contatto con l'altra persona, scegliersi, quindi creare una relazione non di intimità, però di intesa uno con l'altro e soprattutto avere una relazione di supporto reciproco e di cura reciproca una con l'altra, senza mai però togliersi la propria individualità e i propri spazi. Quindi, Io non so. penso questa cosa, vabbè, posso che per me la domanda su che cosa significhi amare è una domanda apertissima, cioè io non ne ho la più pallida idea, però penso sia per quanto riguarda le relazioni, ma anche per quanto riguarda il rapporto con le passioni, con le cose da fare, per me sta nella coscienza che tutto quello che mi è posto di fronte mi è dato, cioè è dato nel senso di donato. Io non ho fatto niente per ricevere quella cosa lì, per pormela di fronte, per cui trattare tutto ciò che mi capita davanti come qualcosa che in ultimo non possiedo, ma di cui posso avere cura, questo per me è amare, cioè la consapevolezza che ciò che abbiamo di fronte ci è donato in ogni istante. Ottimo. Grazie. Assurdo, che esperienza!